Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti. Oggi faccio un nuovo video e oggi vi parlo delle cose che mi mancano dall'Italia. E ovviamente ce ne sono più di una, quindi iniziamo con la prima cosa, la cosa più grande che mi manca, e quello è la burocrazia. Sto scherzando ovviamente, ma la vera prima cosa sarebbe le piazze, o tipo la piazza in generale, perché qua negli Stati Uniti non ce l'abbiamo e direi che forse questa è una cosa abbastanza particolare, abbastanza, non particolare, ma abbastanza non unica, ma secondo me è una cosa italiana perché ovviamente come in Francia hanno tipo i bar, tipo la cultura dei bar o caffè, e, ma direi che in Italia ovviamente c'è la cultura delle piazze e questa è una bella cultura, mi piacciono molto le piazze, magari avessimo le piazze qua in America, ma non ce l'abbiamo, ma decisamente mi manca andare alla piazza, semplicemente guardare le persone che stanno facendo una passeggiata, che stanno vedendo i loro amici e praticamente essere socievoli con l'un altro. Mi piace che le piazze siano tipo il centro delle città, dei paesi, il centro di tutte le cose socievoli per prendere un caffè, per mangiare, per vedere gli amici o la famiglia e decisamente è il posto per fare le cose belle nella vita. Di solito ovviamente c'è una fontana, le sculture, l'arte in generale. Senza dubbio le città qua sarebbero meglio con le piazze, ma purtroppo le nostre città sono costruite senza l'idea di una piazza, quindi e la nostra vita è diversa, quindi non abbiamo gli stessi valli. Comunque. E forse una cosa abbastanza collegata alle piazze sarebbe l'aperitivo. Quanto mi manca l'aperitivo, magari di nuovo avessimo questa tradizione qua negli Stati Uniti, ovviamente abbiamo happy hour, ma happy hour non è come l'aperitivo, happy hour è semplicemente una scusa per bere, per ubriacarsi a un buon prezzo, non è come l'aperitivo, non è... Gli americani fanno happy hour per bere, non per... non so come descriverlo, non per... Ovviamente per essere socievoli, ma non per passare il tempo con gli amici e la famiglia forse. Il motivo per happy hour è di bere e ubriacarsi. Un'altra cosa sarebbe le fontanelle. E mi piacciono tantissimo le fontanelle che sono dappertutto nelle città italiane. Di solito qua negli Stati Uniti si deve pagare per l'acqua, tranne per quando si va in un ristorante, ma in generale in pubblico si deve comprare una bottiglia d'acqua e non ci sono le fontanelle dappertutto o forse così dappertutto come in Italia, ma è vero che queste fontanelle forse solo tipo negli edifici esistono, tipo in palestra ci sono le fontanelle per riempire le bottiglie, ma non come in Italia, direi. Un'altra cosa è una cosa che forse le persone qua, i miei amici, la mia famiglia mi prendono in giro, è il bidet. E mi piace tantissimo il bidet. Infatti ho comprato tipo un attrezzo, un coso per il mio gabinetto per renderlo come un bidet quasi, ma non è tipo proprio con il bidet in Italia, il bidet italiano, o forse tipo solo il bidet. Mi manca il bidet, è molto sanitario, ovviamente, è una cosa spettacolare e secondo me è una cosa che di solito gli americani fanno le battute alla spesa del bidet, ma in realtà quando una persona qua, quando un americano usa il bidet, di solito a loro
piace tantissimo. E un'altra cosa che è collegata all'aperitivo e anche alle piazze è il bar italiano. Direi che per la maggior parte qua negli Stati Uniti non abbiamo un'equivalenza. Abbiamo tipo cafés dove si può comprare un caffè, il tè, le altre cose tipo Starbucks o non so. Comunque non ci sono i bar proprio come in Italia dove si può fare la colazione, pranzo, anche cena, dove si può bere un caffè, cocktail, una birra, qualcosa del genere. A mio pare i caffè in America, i prodotti lì non sono buoni, sono abbastanza fatto in una fabbrica, non fabbrica, ma di solito non sono fatte tipo da casa o in casa. Ma ovviamente in Italia di solito i cornetti sono buonissimi, sono fatti in casa, come altri dolci, le altre cose, ovviamente il cibo, la pasta, eccetera, eccetera. È molto fresca in confronto al cibo, ai caffè in America. Quindi mi manca il bar italiano, mi manca l'abilità di andare al bar e prendere un caffè a qualsiasi ora del giorno, prendere uno spritz, non lo so, un aperitivo ovviamente. Perché in America non esiste proprio e decisamente non è la cultura del bar qua che esiste in Italia. E parlandoci non voglio includere il cibo in questa lista perché secondo me è un po' di tipo una scorciatoia, non una scorciatoia ma non lo so. È una cosa ovvia che si manca il cibo italiano, il vino, però vorrei dire che mi manca il caffè italiano perché qua in America la nostra cultura è ovviamente una cultura, siamo una società del caffè invece del tè, purtroppo perché mi piace, io preferisco il tè. Comunque la cultura qua è bere il caffè per il gusto della caffeina, non per il gusto, non per tipo la tradizione. Comunque mi manca la qualità del caffè italiano, forse lo sforzo in cui è fatto, non lo so. È una cosa forse divertente, non so. Mi piacciono le ragazze italiane, semplicemente. E mi mancano le ragazze italiane perché secondo me sono abbastanza diverse dalle ragazze americane. Forse parlerò di più di questo argomento in futuro in un altro video. Quindi non so quanto dovrei parlarci proprio ora, però mi mancano le ragazze italiane. Forse ho un po' di un chiodo fisso con le ragazze italiane. Forse è l'accento, forse è le caratteristiche, non lo so. Comunque mi mancano le ragazze italiane. Ma sull'argomento delle persone italiane vorrei dire che mi manca la moda degli italiani e come a Londra, tipo, mi manca il fatto che di solito gli italiani sono non sempre alla moda, ma diciamo che gli italiani, come forse gli altri europei, sono sempre presentabili, sono sempre ben vestiti, non so se ha senso, perché qua negli Stati Uniti di solito gli americani preferiscono di essere comodi invece di essere alla moda o forse di essere presentabili, diciamo, e sono colpevole di stare così, ma vabbè, è la mia cultura. Comunque sì, direi che tipo in giro mi manca che tutte le persone sono vestite abbastanza, non so, presentabili, abbastanza alla moda, diciamo. E questa lista non sarebbe completa senza dire che mi mancano i miei amici italiani. Ho tanti amici italiani con cui parlo abbastanza regolarmente, ma ovvio mi manca essere di persona con loro e non vedo l'ora di tornare in Italia e di vederli, che magari è anche abbastanza presto.
Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. In futuro vorrei fare un altro Q&A, question and answer, domanda e una risposta. Quindi fatemi sapere i vostri commenti, le vostre domande qui sotto nella descrizione, nei commenti qui sotto. E sì, abbastanza presto in futuro farò un altro Q&A. Ok, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao!